Buonasera a tutti, io sono Gatsu e rieccoci su Horace. È passato qualche giorno, forse di troppo, dall'ultimo video, ma siamo ancora indietro nel tempo, letteralmente nel gioco. Siamo tornati nella preistoria e vediamo dove andremo a parare. Non ho la benché minima idea. Let's go. Graffiti. Oh. As great as my shoes were, they weren't much use when there was nothing for them to stick to. I rolled deep into the cave, but at least I had found the professor some firewood. Now I just needed to get back to everybody else. Siamo subito separati dai tizi. L'acqua ci devasta. Perché suona così potente la ammazza la legna, suono fortissimo. It may seem ridiculous, but I really did fall this far into the cave. No, deve agganciarsi, Things started to look familiar. I was pretty sure I was nearly back where I had originally fallen. Everybody warmed themselves by the fire. In the orangey glow, the cave even looked a little homely. Mr. Logan was much more comfortable now that he could see his surroundings, but Mr. Preston kept saying, "We're in bloody dinosaur times." The professor laughed. He pointed out that there were 65 million years between dinosaurs and the emergence of man. But that just made Mr. Preston panic about possible dinosaur ghosts. I got the feeling Mr. Logan had heard this kind of talk before, as he sighed when he said, "Oh, I suppose you believe in ghosts as well now, do you?" "Well, yeah," said Mr. Preston. "Barry's missus says this bloke who works with her uncle reckons his brother saw one. Fact." And with that, he began to tell the most amazing story I had ever heard. He explained how there was a man traveling through the Black Wall Tunnel who saw a young motorcyclist stood by a smashed-up motorbike. The man stopped, so the motorcyclist told him an address, but when he got in the back of the car, he fell silent, clearly in shock. "This isn't a ghost story," interrupted Mr. Logan. "This is called giving someone a lift." Mr. Preston was annoyed. Mr. Logan's stupid joke had ruined his train of thought. The brother of a bloke who works with Mrs. Silton's uncle gave a young motorcyclist a lift after a crash outside the Black Wall Tunnel. I said, just happy to be part of the conversation. "Yeah, that's it," said Mr. Preston as he explained that when the man arrived at the address, the motorcyclist had vanished. He said the man, not knowing what else to do, knocked on the door of the house. Soon an old lady answered, and when the man asked her if she had a son, she burst out crying and sobbed, "I did have, but he died 10 years ago today. Just outside the Black Wall Tunnel." I couldn't believe my audio sensors. This was concrete proof of the afterlife. I mean, Mr. Logan did point out that the story was from a children's TV show called Grange Hill, but you can't argue with the facts. Soon, the professor had finished inputting whatever data his box needed. "Robot," he said, "we need to be outside for my computations to be truly accurate. Find us an exit from this platonic allegory." Andiamo. The cave. Find us a way out. Super labirinto. Andiamo di qua.
Vabbè. This block looked perfect, so I decided I would only place it where the professor said I should. No. Ah, ok, buono. Checkpoint. Qua. Bisogna trovare un bel po' di quei blocchi. Ok, il blocco rimane preso. Ancora due. No, dai. Con calma. Era passato. Effettivamente anche se uno dei hit proprio devono fare. Piante moleste, regalo? Vabbè, è stato un po' impulsivo. Allora, aspetta. Prendi. Ma dai. C'è la pietra? Mi sei incassato addosso praticamente. Porca miseria. L'ultima pietraccia. Sicuramente si può.
Ok. Well, I've reversed the polarity of the neutron flow, so, here we go, said the professor as the glowing light surrounded us again. Ah, quindi è già finita la parte preistorica. Ah, ci sarà qualche tappa intermedia. This is it, said the professor as he looked around. Oh no, he gasped as his expression became far more serious. It's the wrong time. Ok. Era Silton. Era Silton giovane. Eravamo il fantasma che aveva visto? We had appeared in another barren desert. I was beginning to think that the past was made of nothing but sand. The professor looked concerned as he examined his box. It was then that we realized we were completely surrounded. Ai ai. The men seemed to think I was some kind of god, or, as it turned out, some kind of sacrifice. Tirato dentro una piramide. The stalactite above me looked quite unstable, like it was ready to come down. Musichetta vagamente fischia. This seemed quite valuable. Vediamo. Non ci arriva neanche pregando, direi. Fare qualche altro passaggio. Cavolo, non lo devi lanciare. Sai, deve saltare piano. La differenza di zoom tra un punto e l'altro ti fa capire benissimo quanto puoi saltare. Qua stessa. Culo. As I got to the top of the cliff, I could see everyone else being led away in heavy chains. Their extravagantly dressed capturers were only moving them in a slow march, so I followed them at a safe distance. Dire che le gemme di Priamel sono perse? Strangely, the men seemed to ask the professor something, who nodded in agreement. Although they clearly knew each other, the man in charge pushed the professor into a small wooden cage, along with Preston and Logan. The men then left. I was about to attempt to free my friends when one of the men returned with some tools. It was then I heard some machinery start in the distance, and the man left again. I then found out what the machinery was. Beh, c'ha la faccia della macchina. Boss.
Crack, crack. Mr. Preston took a chance to do something I'm guessing he thought was brave, shouting, "Catch you later, you ancient Egyptian dickweeds." Ah, ho perso tutti quelle gemme lassù, peccato. Devo esplorare meglio. "This looks right." "Stay here," whispered the professor, "just in case." Ah, piccola chiave inglese. No, distrutto. "Sorry to take you on a less than excellent adventure," whispered the professor, his voice slowly weakening, "but I knew Ian needed to see these things. I was always worried about the military possibilities, but I'm pleased to see your consciousness software is still growing. Life is a state of mind." I had no idea what he meant, but he looked so happy. Proprio "Quick," così, shouted Mr. Logan, "hide." I jumped into a large cupboard with Mr. Preston, who whispered something about seeing some people on the security monitor. The cupboard door was pretty thick, so I couldn't really hear what was going on, but suddenly I heard Mr. Silton shout, "Run!" When Mr. Preston eventually opened the door, we saw a large glowing light, exactly like the one from the professor's time machine. It was only then that I realized that we had reappeared just before we had left. As we walked back to the train station, Mr. Silton was truly confused. All he kept saying was, "What the bloody hell happened?" È difficile da spiegare. Viaggi nel tempo, cose così. Nothing too high for the daring of mortals. We storm heaven itself in our folly. Secondo in piccolo leggevo, lo traducevo anche. Ok, una train station, dove devo andare? Mind the doors. The train is now departing. Qua muoio? Sì. Factory Town. Mind the doors. The train is now departing. Andare solo a Factory Town? Ma compro i biglietti. Molto strange. Vabbè. Mind the doors. Mind the doors. The train is now departing. Mindton. The train made its way to Sitcombe. I could get off here to find Alice. Ok, vediamoci. Sitcombe. This is Sitcombe. Per Elisa. Mind the doors. The train is now departing.
stata giusta la prima. Peccato. No, voglio tornare indietro. I was surprised to find Alice's house was a lot larger on the inside, and strangely, it lacked any color. Curiously, this was a ridiculous amount of stairs for such a small cottage. How strange everything was. I remember wondering if I had been changed in the night. Molto strana, molto strana. Inside was a beautiful brightly colored field, but there was no way I could Molto fit through sonic. such a tiny door. On the table was a large cake. I'd never eaten anything before, but for some reason I felt compelled to have a taste. Oh. E cosa ci faccio? Ho fatto uno ciccio. Oh. Ok, posso volare. Ai ai ai. Suddenly, a large glass bottle appeared. I don't know if it was all the growing that I had been doing, but I felt like I needed a drink. Proprio si tappa, eh? Cavolo, velocissimo. Magari vai su. Ok. Sonic, ma mamma mia. Un po' Sonic, un po' Mario. Ah, ok, quelli li fanno. Esattamente Alice il Paese delle Meraviglie. C'è anche il bianconiglio. Lo pazzo. Elicotteri. Andare su. Poi prima il giro. Rischio più di morire che per prenderlo che altro. Cavolo. Guarda come sta alta. Arrivo qua. Finito in quell'istante, è finito. Scusa, se vado di qua. Ok, di qua non si va. Ok, lasciar perdere questi qui. Ok. No, mercoledì non devo salirci. È una specie di trappola, non ci devi salire. Devo rifarcela. Sembra pochissimo.
questa è una trappolozza. No, sono scemo, non è una trappolozza. Faccia di professore, eccetera. Porca miseria, che trip. Dentro la mia faccia. Ok. Ai ai ai. Scusa, mettimi un punto in cui posso fermare. Ah, ok, i tipi seguono quelle guide. Come ci vado sopra? Come ci vado sopra? Ah, che se giri quel coso? Ok, ho capito. No, ok. Tin tin. Dai. Un po'. Bello. Qua è carina. Come cosa. Ok. Ah, il saperlo solo, non ho capito. Ok. Infatti l'ho pensato onestamente, ho detto, ma sempre difficile uguale una volta che impari ad andare a sinistra. Non è così. Aia. Non è così terribile. Invece è sempre più difficile. Ok, questo è l'ultimo. Perché devo fare sciocchezze. Ah. Vai, vai, bravo. Figo, figo, quadro figo. Gatto, gatto. Gatto arrabbiato. Questi sono molto super mariosi. Ok, qua. Sono curvi, funghi. Dai. Non te lo crea. No, morto così alla fine. Facilissimo. 1 hour away from here. Che vuol dire? Gatto. Sì che sì. 2 ore da qua, 3 ore da qua, 4 ore da qua, non si capisce.
sotto. Ai, forse gigante. Apro lo stesso. Oh, cazzarola. Indietro. Nothing to see this way. Ok, secondo te lo faccio. Secondo te seguo quello che dice i cartelli. Sono spark e dietro di spark. Ah, carino. Simpatica come cosa. E dall'altra parte sarà un discorso simile. Posso scegliere questa porta o quella avanti. Ora vorrei andarci, ma non penso che avrebbe molto senso. Io per cosa prendo la porta indietro, teoricamente indietro, soltanto andando verso destra, vai avanti. Wow. Così cos'è, un cavallo? No, il cavallo è quello lì. Tic. Poi mangia questo. Non è che sono un campione di scacchi, Ecco, lei è la regina. Così la regina mi mangia, così la regina mi mangia, così la regina non mi mangia. Ah, no. Allora, così. Beh, andiamo ad esclusione, non è che... Così. Ma così la regina mi mangia. Così la regina mi mangia. Così mi mangia sempre. Qua non mi mangia. Mangiamo questa? Qua la regina mi mangia. Così no. Ah, così mangia l'artiere. Uff, non sono un campione di scacchi, è un casino. Ok, andiamo più per esclusione. Si va di qua. Si va di qua. Ora, qui, se vado qui mangia la regina. Se vado qui mi mangia la tipa. Qua la regina, come si muove con destra e sinistra, è una cosa allucinante. Questo è l'unico posto safe, direi. E invece no, non lo era per niente. Tic. E qua mangia il cavallo. Penso che ci sia una sola mossa giusta ogni volta. Qua mangia la regina. E questo. Ah, scusa, se mangio questo la regina mi mangia. Ma c'è anche la porta. Forse devo uscire dalla porta, non devo fare scacco matto. Proviamo. Ok. E che è sta roba? Oh cielo. Cielo, si appiccica da tutte le parti. Difficile. Già la testa. Allora, potremmo anche sfruttare... Potremmo anche sfruttare le cosine che abbiamo. Si riesce. Non ti attaccare.
testa. Ok. Dove vanno? Ah, ok, così è più semplice del previsto. Oh cavolo, dall'esterno. Ok. Ah, ok, ecco la porta. Wow, c'erano anche degli oggetti qua, immagino. Piano, rifiuti presenti 0. Che trip. Azzi, che trip. Allora, di qua. Qua no. Non capisco. Devo fare un salto ninja? Fare un salto ninja forse di qua funziona meglio. No, non funziona meglio di qua. Non ho capito. Ok, salto ninja riuscito. Vado dall'esterno. Ok. Super jumping. Ah. Sfrutta l'invulnerabilità. Doom. Unexpected. Che cose successe? Ci insegna a suonare, la morte dell'anziano. Mi dispiace chiamarlo vecchio. Ah, chiusi nel bagno, la rapina. Devo seguire la storia? Un mega labirinto. Immagino che bisognerà seguire la storia. Le scarpette nuove. Ah, ok, qua è chiuso. Gatto con il cieco. Ah, ok. Giochiamo ai videogame e prendiamo la nave. Ok, va, meno male che almeno in queste cose qua ho un buon senso di orientamento. I quadri ti aiutano un sacco a capire dove stai andando. Torniamo di qua. Chiuso. Che paura. Robottone. Brutto scheletro. Tutti scheletri. Oh, dito. Con X dito. Cosa fa? Ah, con quadrato corre. Cosa serve il ditino? Ting, ting. Quadrato non aiuta ad andare veloci. Ok. È lentissimo per muoversi, ragazzi. Niente lento. Ok, meno male, volevo attaccarmi. A questo punto un po' bruttino, devo dire.
Va là, non ero stato preso. Oh, ho fatto bene. Ero stato skillato. Niente. Poi sopraggiunge la fretta. Perché è lentissimo. Vabbè. Uno vuole andare di corsa. Porca puttana. Prima però ero passato, Ma mi sono dovuto fermare, onestamente. Dai, che lentezza. Ok, non si appiccica ai lati, tra un po' mi ammazzo. Molto super divertente. Cioè. Ok. Oh. Ok, rischiato fortissimo. E qua ho rischiato fortissimo, ma qua ora deve essere facile. Ok. Le carte mi vogliono picchiare. Regina di cuori. Eccola. Tagliategli la testa. Questo è un po' Undertale. Cosa? Attraversa la strada aggiungi i dati prima che lo faccia il rullo compressore. Mossa. Ok. Frogger. Poi io voglio anche una vita. Gatto. 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 Io devo riportare. No, ok, devo riportare indietro. Non ho capito. Perché non ci ho giocato a Frogger in realtà. Magari le regole sono queste. Tic. Come scrolla tutto? Forse devo prendere questo per primo, non importa. Siamo forti. Ok. Go snowboarding. Nascosti. Sky or Die. La versione skate ci ho giocato tantissimo sul comodo. Oh cavolo. Ok, pensavo saltasse automaticamente. I comandi al contrario. Non sono al contrario. Vuoi libero come un'ape mentre cerchi Zora e ritorno a casa. Ok. È un po'... Controllo... Non mi ricordo come si chiama quello gioco per mobile. Non è facile,
gemme, sono quelle che ho preso, spero. Ci credo, mi sono ancora alla fine. Aspettiamo. Gemma 1. Vabbè, però che schifo che faccio, che schifo. Perché mi si sono alzate le gemme comunque? Ok, Last Adventure di un Gatsu. Il titolo non mi è nuovo, però non mi ricordo cos'è. Lampada. È Zelda. È Zelda. Ok, la porta qua. Sì, che è? Ok, con il piano non si può andare. Infatti c'è una porta di qua. Spada di ghiaccio. Wow. Powerful. Ah, durata della luce. Fratta. Perché non rimane indietro? Non ho capito. Uccide, non credevo neanche di uccidere. Cioè, queste sono le vite che ho? Stanno scarseggiando. Buono. Ok, inizio anche a perdere. Cioè, come si perdo tutte le vite? Scusami, cos'è game over? Cerchiamo di non scoprirlo perché non voglio proprio cominciare sulla capo. Ok, Eva. Famissimi. Vai, quella è una porta magica, ok. La Dynamite. What? No, ho perso. Game over, riprova. Continuo con 8 vite. Almeno questo livello qua. Perché comunque è un'infamata. Ho dovuto tenere. Ok, ora non riesco a capire. Ma se non mi spostate la visuale. Dai, ferma, fai impazzire.
Cattivissimo questo giochino. Molto più difficile proprio. Ma what the fuck? Xbox o ballerine. Dai. Istruzione dei telefoni. Veramente non è finita qua. Ancora sto cazzo di telefono. Aiuto. Là. Non ha che senso sparchiare. Fa queste cose qua ai lati per picchiare. Cavolo. Questo è molto Undertale con i cuoricini. Che sparata. Ok, attenzione. Ok, non c'è problema. Col fuoco tolgo i bollettini. Bollettini. Tre? Non bastano tre? Sì, bastano tre, guarda come lampeggi. Stronza. Faccia da ebete. Colori in 8 bit. Tentatore di cuori? Sono cazzuto. Look who I found at the train station, said a distant voice. For some reason they were all dressed as wizards. Oh my god, shouted the voice. Stop! Alice explained what was going on, while the man swiftly put my head back together. And this is Simeon, said Alice. The man insisted I called him Sim, and apologized for attempting to hack my CPU. Alice laughed and said, sorry, Sim tends to sneeze whenever he's stressed or nervous. I was worried you were like other robots. I'm glad you're okay though. I've had mixed results in the past. This is Betty, said Sim, and this idiot is Fluffers. It's like they're our children, said Alice, although it's strange, it was them that sort of found us. And even before Sim had reprogrammed them, they were kind of nice to me. Betty even tried to clean up some of my rubbish. So, said Mr. Silton, the reason we're visiting is our little robot friend wants to see Heather and her mum again. Plus he tells me that there's some sort of problem with escaped nanobots in the old house. Alice looked puzzled. What do you need me for then? She said. I'm assuming you've not broken the habit of a lifetime and thrown away Sim's security pass. Sim smirked at Alice. It'll be here somewhere. Mr. Silton smiled. Excellent, he said. Then I presume you've still got that video camera you stole when you were working on Richard and Judy. Sim guided us down a set of basement stairs. Well, thanks to Alice's quirky hobby, he sighed as he flicked the light on. We've still got everything. Mr. Silton smiled.
Then, he said, I think I've got a plan. Accidenti, ma mascherina, Covid time. In che modo sono io? Ah, un grande puzzle. Lewis Carroll, quello che ha fatto Alice nel Paese delle Meraviglie. Although I would have loved to have stayed in Alice's picturesque town, it was time to get back on the train and continue my quest. Porca miseria, ok. Da sto postaccio. Questo è la schermata, è rossa invece che è blu del Commodore 64. Thermidor 64, very very basic. Ok, ma non ci posso type help. Devo farlo con la tastiera? Wow. Close, cost, next, no, speak, top. Go to. Press play on tape. No. Save. Don't worry, this game save automatically. Fantastico. Cos. Cos I want to. Data. No, you are thinking of a different Android. Same for each other. Che forte. Peak. Non so neanche bene cosa vuol dire. Which memory location from pick 1. Pick 1. Pick 256. Cavolo, cioè, potrei starci qua tutto il giorno a vedere easter egg. Not? No, noi, syntax error. No, non noi. Porca miseria. Not. Exit per uscire, probabilmente anche close. Load. Load. Game. Searching for game. Load. Tab. Help. Cavolo, qua c'è della roba incredibile. With read list. Vediamo un pochino. Nothing to see. Data abbiamo già fatto. Dim and pick stop. Tab. No, thank you, don't smoke. Ah, tab? Non l'ho capita. Run? I prefer to walk. Boh, figo. Però, scusa, status? Is complicated. Più che altro era un bel run o load. Capire cosa poter loadare. L'1.08. Sono le 2.08? Ok. Ci ha quasi azzeccato. Len. Still my sunshine. Niente. Carino comunque come cosa. Exit. Ok. Cavolo, questo ci dovremmo ricordare se si potesse tornare. Non mi ricordo, farò una ricerchina su internet. Ok. Neanche per questo episodio abbiamo fatto abbastanza. Ho superato un'ora. E siamo in questa cittadina un po' da esplorare. Abbiamo viaggiato nella mente del robottino. Veramente interessante. Perfetto. Dai, alla prossima. E una buona serata a tutti. Ciao ciao.